Ciao e benvenuto sul mio canale, io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di dichiarazione dei redditi 730 o modello unico redditi. Quale scegliere? Prima di iniziare il video vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale qui su YouTube, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. Inoltre, se sei un imprenditore, hai un'attività commerciale, sei un libero professionista, devi sapere che ho creato un gruppo su Facebook riservato, dove è possibile fare delle domande e dove c'è sempre qualcuno che risponde ai tuoi dubbi. Il gruppo si chiama Imprenditori e piccole imprese, consigli su tasse. Ti lascio il link qui sotto nella info box, così ti viene più comodo e non devi stare a girare troppo su internet per cercarlo. È iniziato il periodo caldo delle dichiarazioni dei redditi e come sempre gli aspetti da tenere a mente sono tanti, soprattutto per quanto riguarda sempre di più tutte le novità. Con questo video cerco di farti un po' di chiarezza per capire un pochino meglio tutti i punti più importanti che riguardano la tua dichiarazione dei redditi. Quali spese si possono detrarre? Come funziona la deduzione IRPEF? Ogni anno le domande che ricevo sono sempre queste e diciamo che sono le classiche domande che si fanno tutti gli italiani. Intanto per iniziare diciamo che ci sono due grosse novità e sono le spese per il trasporto pubblico e il bonus verde. Le date di scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi sono differenti e variano in base al tipo di dichiarazione, quindi se è modello 730 oppure modello redditi. Chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi? Inizio subito a dirti chi non deve inviare la dichiarazione, così è più facile da capire. Il contribuente che ha avuto dei redditi per i quali le imposte non superano i 10,33 € e che non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, come per esempio le ditte individuali, i professionisti o i forfettari, non deve inviare la dichiarazione dei redditi. Quindi, se anche tu non hai imposte da pagare che superano i 10,33 €, sei esentato dalla dichiarazione dei redditi. Poi non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi la persona che ha avuto dei redditi esclusivamente di questo tipo: abitazione principale con le relative pertinenze ed eventuali altri fabbricati non affittati. Chi ha avuto solo il lavoro da dipendente o da pensione. Chi ha avuto solo il lavoro dipendente o da pensione e altri redditi da abitazione principale e le relative pertinenze e altri fabbricati che non sono stati affittati. Chi ha avuto un contratto di lavoro a collaborazione coordinata e continuativa, anche loro sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Attenzione, ora ti parlo di una parte che riguarda chi ha avuto più di un datore di lavoro nell'anno precedente. Per tutti i redditi da lavoro dipendente, di pensione, solo per i fabbricati non affittati non si è obbligati a inviare la dichiarazione dei redditi solo se i redditi da lavoro dipendente sono stati pagati da un unico sostituto d'imposta o da più sostituti d'imposta. L'importante è che l'ultimo datore di lavoro abbia fatto i dovuti conguagli di tutti i lavori fatti in precedenza. Non devono inoltre essere dovute le addizionali regionali e comunali per sé, per il coniuge o per i figli a carico. Poi sono esentati dalla dichiarazione dei redditi anche tutte le persone che hanno avuto solo questi tipi di redditi. Redditi esenti come per esempio la pensione di invalidità dell'INAIL, le borse di studio,
le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, le pensioni sociali, eccetera, eccetera. Chi ha avuto redditi soggetti a imposta sostitutiva, chi ha avuto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come per esempio gli interessi sui conti correnti bancari o sui conti correnti postali. Quarto, chi ha avuto redditi da lavori socialmente utili. Poi ci sono dei contribuenti che sono esonerati con il limite di reddito. Infatti ci sono dei casi particolari di esenzione dalla dichiarazione dei redditi che sono legati al limite di reddito e più precisamente sono redditi da terreni o fabbricati entro il limite di 500 euro, redditi da lavoro dipendente fino a 8.000 euro e per un periodo non inferiore a un anno, redditi da pensione fino a 7.750 euro all'anno per un periodo non inferiore a 365 giorni. Redditi da pensione, terreni, abitazione principale e pertinenze inferiori a 7.750 euro. Redditi da pensione e altre tipologie di reddito fino a 8.000 euro per contribuenti di età pari o superiore a 75 anni per un periodo non inferiore a 365 giorni. Per tutti i casi che ho appena elencato non bisogna compilare né il 730 né il modello unico redditi. Devo solo avvisarti che se il tuo datore di lavoro ti ha applicato delle ritenute sulla tua busta paga, allora tu puoi eventualmente presentare la dichiarazione dei redditi, così puoi recuperare quei soldi e averli come credito. Ora invece vediamo chi deve presentare la dichiarazione dei redditi. Chi ha avuto dei redditi nell'anno precedente e non è esentato, come ho già detto prima nel video. Tutti quelli che sono obbligati ad avere le scritture contabili, quindi per capirci tutti coloro che hanno la partita IVA, anche se non hanno avuto dei redditi. Questo è molto importante da ricordare. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata dai lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno più certificazioni di lavoro dipendente, la certificazione unica. Nel caso in cui l'imposta supera i 10,33 euro, oltre il totale delle ritenute subite. Di questo importo minimo ne ho già parlato prima nel video. Tutti coloro che hanno preso delle indennità o dei soldi a titolo di integrazione salariale dall'INPS o da altri enti assistenziali. Tutti coloro che hanno delle deduzioni o delle detrazioni di imposta. Tutti coloro che hanno avuto dei redditi da privati, come per esempio chi ha fatto le fatture per delle prestazioni occasionali e magari hanno delle ritenute d'acconto da recuperare in dichiarazione dei redditi. Tutti coloro che hanno avuto delle plusvalenze o dei redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva che bisogna inserire nel quadro RT o RM del modello unico redditi. Ma questi sono casi un po' particolari e conviene sinceramente farsi seguire da un consulente esperto per la compilazione della dichiarazione. A cosa serve la dichiarazione dei redditi? Molte persone se lo chiedono, nonostante sanno che ogni anno si devono ricordare di presentare la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi serve per calcolare esattamente l'importo delle tasse, cioè l'IRPEF, calcolate sui redditi dell'anno precedente che poi bisognerà pagare allo Stato. C'è quindi chi deve presentare il modello 730 e chi invece è soggetto al modello unico redditi. Ora vediamo un pochino il modello 730. Tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati sono obbligati ad inviare il modello 730 in modo classico, quindi compilando a mano la dichiarazione, oppure possono usare il modello precompilato che viene già precompilato dall'Agenzia delle Entrate.
Sinceramente però, visti tutti i casini e le mancanze dei dati che ci sono all'interno del precompilato, io sinceramente mi farei seguire da un bravo consulente. La scadenza per l'invio è solitamente il 23 luglio di ogni anno. Però è sempre meglio chiedere prima, perché ogni anno ci sono sempre dei cambiamenti. L'invio può essere fatto compilando a mano il modello ordinario oppure facendosi seguire da un CAF o un consulente fiscale che poi lo invierà direttamente all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, dal 15 di aprile di ogni anno, tutti i contribuenti possono accedere al sito internet dell'Agenzia delle Entrate e possono vedere il proprio 730 precompilato. Vorrei solo sfatare il mito che il modello precompilato si compila da solo, perché l'Agenzia delle Entrate fa tutto quanto. Devi sapere infatti che c'è gente che lavora per farti trovare il 730 precompilato, come per esempio le farmacie, gli amministratori o i medici. Dal mese di maggio poi sarà possibile modificare e inviare il modello 730 precompilato. Ovviamente dovrai controllarlo scrupolosamente prima di inviarlo, perché una volta che è partito, poi per riuscire a correggerlo è veramente un gran macello. Infine parliamo un pochino del modello unico redditi. Tutti coloro che invece sono obbligati ad inviare questo tipo di dichiarazione hanno tempo fino al 30 di settembre. Anche in questo caso consiglio sempre di controllare bene la scadenza. L'unico modo per inviare la dichiarazione è per via telematica. Dentro l'area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate si può trovare un modello precompilato che può essere modificato e poi inviato. Il modello unico redditi, come ho già detto, è obbligatorio per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto! Ciao!